Guardate che bellezza incredibile. Dopo aver visitato la capitale Ashgabat, il cratere Darvaza e 2 siti UNESCO che sono stati culla di leggendarie civiltà, oggi, nel terzo episodio della serie dal Turkmenistan, ci spostiamo nella parte ovest del paese, quella toccata dal Mar Caspio. Atterreremo a Turkmenbashi, una città super sovietica fondata dai russi nel XIX secolo, con il nome di Krasnovodsk. La città venne ribattezzata Turkmenbashi nel 1993 dal dittatore Niazov. Poi ci sposteremo nel profondo deserto, incontrando incredibili formazioni rocciose colorate, vallate avvolte da leggende e siti di pellegrinaggio molto importanti. Poi torneremo verso la capitale e nei 400 km di viaggio passeremo da una bellissima grotta sotterranea e da un cimitero molto particolare. Quindi mettetevi comodi per questo ultimo episodio dal paese, iscrivetevi al canale per supportarmi e buona visione! Buongiorno, siamo arrivati a Turkmenbashi, una città nel profondo ovest del paese sul Mar Caspio. Questo è l'aeroporto con la gigantografia del presidente e adesso partiamo con l'esplorazione di questa parte di paese. La prima tappa è un cimitero giapponese poco sopraelevato, da cui si riescono a vedere un po' di dintorni. E poi verso la città, unico vero porto commerciale del paese. Qui si vede molto bene quante riserve di petrolio e gas naturale ha il paese. Poi altro memoriale, questo della seconda guerra mondiale, e dall'altra parte della strada la stazione. La stazione risale al 1895 e viene considerata una delle stazioni più belle di tutta l'Asia centrale. È in stile neomoresco per celebrare il compleanno della ferrovia transcaspica. È la terza volta che vedo il Mar Caspio, Turkmenistan, Kazakistan e Azerbaigian. Mi manca vederlo dall'Iran e dalla Russia. Vi ricordo che è il lago più grande al mondo, ma spesso viene anche chiamato mare chiuso. Sarebbe stato interessante visitare anche Avaza, città a 8 km da Turkmenbashi, nata come area di lusso lungo la costa, con architettura futurista, hotel megagalattici, parchi acquatici, eccetera eccetera, ma in realtà area che oggi dovrebbe essere semi-abbandonata. Purtroppo non abbiamo abbastanza tempo. Riprendiamo la marcia dopo aver fatto pausa in un mini market dove compriamo dei samsa per il pranzo, visto che staremo fuori tutto il giorno. Il tizio del mini market ci ha anche accolto mettendo qualche canzone di Toto Cutugno e comunque abbiamo scoperto che oggi ci saranno una decina d'ore d'auto. Non benissimo. Dopo un bel po' di ore di macchina, in paesaggi desertici, iniziamo a avvistare qualche formazione rocciosa in lontananza. Siamo arrivati al primo spot, questa immensa distesa di quasi nulla. Ci stiamo avvicinando al canyon e qua una volta era tutto coperto dal mare, Mar Tetide, che se non sbaglio è lo stesso che copriva anche la parte del Mangistau, quindi in Kazakistan, che ho visitato qualche mese fa. A circa 160 km dalla città si trova il punto più conosciuto, il canyon di Yagikala. Ed eccoci arrivati ufficialmente al canyon. Molto molto bello. Una volta prosciugato il mare, l'erosione del vento e della pioggia ha fatto il resto, scavando l'altopiano e creando queste colossali pareti di roccia. La cosa
particolare è sicuramente la colorazione di queste rocce, molto suggestiva. Effettivamente abbastanza simile al Mangistau, in particolare quella formazione sembra Pozira, però molto molto bello. E altra cosa degna di nota è che queste rocce sono veramente molto estese, ce ne sono per decine e decine di chilometri. Non ci si può fermare più di tanto, nel senso che alla fine è tutto roccia, è deserto, fa caldissimo e non ci sono strutture, insomma, dove fermarsi. Però anche solo ammirando il paesaggio dal finestrino è bello, ne vale la pena. 5 passi più no, un passo avanti. Comunque con questo caldo è veramente difficile girare. Poi ancora macchina e verso il secondo punto. Siamo arrivati a Kemal Ata, famosa, conosciuta per le sue formazioni rocciose, e oltre a questo c'è anche un piccolo mausoleo. E qui ci sono queste sfere che in verità non sono sfere, dentro il letto del fiume stagionale. Adesso ovviamente è in secca. E secondo la tradizione il santo Kemal Ata fece sgorgare acqua per i suoi cammelli, mentre queste rocce, la spiegazione scientifica è abbastanza semplice, sono nate da millenni di processi di concrezione sedimentaria. Sono più o meno simili anche queste a quelle viste in Mangistau, ma in Mangistau erano veramente sferiche, erano molto di più e facevano molto più scena. Comunque adesso fa veramente caldo, è vero che è l'una, però sono più di 40 gradi, l'aria è irrespirabile e anche qui siamo totalmente in mezzo al nulla. Ci sono queste costruzioni vicino a queste, però siamo in mezzo al nulla più assoluto. Altro sito, questo è uno dei siti più sacri di tutto il Turkmenistan. Siamo al mausoleo di Gozli Ata. Era un maestro sufi del XIV secolo, celebre per la sua presunta capacità di vedere dentro l'anima delle persone. C'è sia il mausoleo della moglie che il suo. Gozli Ata visse tra il XII e il XIII secolo e da allora è venerato in questo posto, un po' dimenticato da Dio, molto isolato, ma i paesaggi sono sempre molto belli con le rocce colorate, guardate là e anche da questa. E appunto la tradizione vuole che prima si visiti quello della moglie e poi quello principale. Bellissimi paesaggi, bellissimi. Gozli Ata raccolse una vasta comunità di discepoli prima di essere ucciso durante l'incursione dei mongoli. Le lapidi in questa zona hanno una scanalatura sulla sommità, pensata per raccogliere l'acqua piovana e dissetare l'anima del defunto.
Abbiamo fatto una breve pausa pranzo, non ho filmato nulla perché è troppo caldo, siamo fermati là sotto, ma vi voglio far vedere il bagno perché è molto interessante. Allora, qui abbiamo la seduta, se volete fare i bisognoni grossi vi potete sedere, e qua tutti gli altri. Vi lascio immaginare la puzza e il numero di mosche. Poi ripartiamo nuovamente in direzione della capitale, ma essendo troppo distanti è in programma una notte in una cittadina dispersa nella steppa, nel deserto turkmeno. Siamo arrivati a Balkanabad, la destinazione di questa sera. Passeremo qua un paio d'ore, fa caldissimo quindi non penso che faremo più di tanto, e poi domani ritorneremo verso la capitale. Questo è il nostro hotel in città, non male, sicuramente non all'altezza di quello nella capitale, ma normale. Qua abbiamo una vista sulla parte esterna, abbiamo anche l'aria condizionata per fortuna, quindi va benissimo, e anche la hall non è per nulla male. Ci sono anche dei pavoni e una piscina. Siamo usciti dal nostro hotel che è qua, e proprio di fronte c'è un qualcosa intitolato al vecchio presidente Turkmenbashi. Anche qua comunque ci sono alcuni edifici in marmo bianco, nonostante siamo molto distanti dalla capitale, nonostante la città non sia molto grande. La città dovrebbe avere circa 120.000 abitanti e, come a Turkmenbashi, anche qui si parla molto russo, perché ci sono russi, kazaki e azeri. Giretto serale, adesso tramonto, cena, e stiamo tornando verso il nostro hotel visto che non c'è molto da fare. E tra l'altro in questa città, come in tutto il resto del paese se non Ashgabat, non si può andare in giro da soli, quindi siamo accompagnati dalla guida che ci ha detto praticamente di tornare in stanza. E altra cosa interessante, ci ha detto anche che a un certo punto ha ricevuto una chiamata da parte dell'immigrazione che chiedeva come fosse andata la giornata, dove fossimo, se stavamo seguendo i piani e cose del genere. Un po' appunto come si sapeva già, un po' distopica la situazione. Comunque noi ci vediamo domani. Carissimi, buongiorno, sono le 8 di mattina, ci siamo svegliati da poco e stiamo per partire per la capitale. Problemino, ci dovremmo mettere minimo 10 ore. E in tutto questo, in teoria, ci fermeremo solamente 2 volte lungo la strada. Dopo 320 km stiamo per arrivare nella prima destinazione di oggi. Stiamo percorrendo gli ultimi chilometri qui in questa bellissima strada, e la prima destinazione dovrebbe essere una cascata, un villaggio e un cimitero, oltre che la pausa pranzo. Strada veramente infinita, distanze veramente troppo ampie, però vediamo cosa ci aspetta adesso. Siamo arrivati al villaggio di Nokur e la sua particolarità è il cimitero costellato di tombe protette da corna di animali. I locali, che sono musulmani, credono che i defunti vengano protetti dopo la morte. Questo è un posto molto bello perché inserito nelle montagne, assolutamente non toccato dal turismo, come buona parte del paese in verità, però molto suggestivo.
Questo è l'albero del X secolo, strapieno di ragnatele, e poi fuori c'è un piccolo mercato con tante erbe di montagna. E poi questa cascata però artificiale. Dopo altri 60 km percorsi stiamo arrivando all'ultima tappa della giornata. Siamo arrivati nel lago sotterraneo di Koh Ata. Si tratta di questo lago con una scalinata molto ripida, costo 50 manat, e niente, è un lago che si trova a 65 metri di profondità e si può anche fare il bagno. È un'acqua termale di circa 36 gradi, infatti c'è un bel po' di odore di zolfo. La grotta sotterranea è molto ampia e fa caldissimo perché ovviamente è molto umido. Qua ci sono le cabine per cambiarsi, mettersi il costume, e poco sotto c'è il lago. Caldissimo, veramente caldo. Sempre detto che soffro il caldo. Mamma mia. Poi si riprende nuovamente la marcia, stop a un lavaggio auto perché ad Ashgabat, oltre che circolare solo con macchine bianche o comunque di color chiaro, c'è l'obbligo di avere l'auto perfettamente pulita. Lungo la via del ritorno siamo anche passati da Arkadag, una città accanto alla capitale definita smart ed ecologica. Purtroppo non è possibile visitarla perché è ancora in costruzione. Siamo quindi arrivati alla fine di questo video, vi ringrazio di essere rimasti fino a qui e vi do appuntamento, come al solito, a mercoledì alle 18. A presto!